Oggi mi trovo davanti all'Università dell'Insubria per un video un po' particolare e diverso dal solito. Come naturalista negli anni ho notato che tanti, troppi, parlano di natura, tranne quelli che ci lavorano veramente. Questo perché mancano i fondi e il tempo per una divulgazione ad ampio spettro. Voglio portarvi quindi con me e con i ricercatori dell'università per vedere com'è la ricerca scientifica sul campo e quello che avviene prima che vengano prodotti gli articoli scientifici. Il progetto che seguirò è Selvatici in città e la specie che tratteremo è il nostro bellissimo scoiattolo rosso, lo Sciurus vulgaris. Oggi mi trovo in un parco pubblico, uno dei due parchi pubblici che stiamo seguendo in questa giornata. Sono con la collega Claudia dell'Università dell'Insubria, lei è la ricercatrice che sta lavorando su questo progetto. La missione di oggi è quella di catturare gli scoiattoli rossi per poter poi applicargli il radiocollare. La tecnologia ormai ha raggiunto dei livelli così avanzati da avere dei piccoli radiocollari che possono stare sui colli degli scoiattoli. Hanno inoltre un localizzatore GPS, quindi da poter avere dei punti GPS da elaborare. Perché ci serve avere questi punti GPS per lo scoiattolo? Il movimento degli scoiattoli è già stato studiato in diversi studi precedenti in ambiente naturale, però è la prima volta che lo stiamo veramente facendo in dei parchi urbani. Questo ci permetterà di comprendere come gli animali si muovono all'interno di questi parchi e vedere come sfruttano il loro spazio e le loro risorse in alcuni casi. Quindi ci serve per capire se lo scoiattolo usa principalmente il parco o può uscire anche dal parco. Esatto, e questo ci servirà per poterli proteggere e conservare anche all'interno di questi spazi. Direi che possiamo andare e catturare allora. Abbiamo già visto che è una femmina, controlliamo prima di tutto il tag. (6005) Quella che volevamo. Adesso verrà applicato il radiocollare. È un'operazione un po' delicata, quindi bisogna fare molto con calma per non agitare l'animale. Perfetto. Una volta messo il radiocollare possiamo liberarlo. Siamo tornati sul campo dopo 3 settimane, perché adesso è il momento di rimuovere i collari. Però nelle 3 settimane passate abbiamo seguito gli scoiattoli con la radio, quindi abbiamo fatto del radio tracking, viene chiamato, perché abbiamo seguito quegli scoiattoli con queste radio in questo periodo. Per controllare che i collari stiano funzionando in modo corretto e inoltre noi riusciamo a scaricare i dati GPS con l'antenna direttamente dall'area di studio e quindi riusciamo a vedere già i dati preliminari che ci restituiscono i radiocollari. Quindi dopo questa fase di raccolta dati con le antenne, oggi passiamo la terza fase, diciamo la penultima fase, che è quella di rimuovere i radiocollari. Quindi abbiamo riaperto le trappole e andremo a rimuovere i radiocollari dagli scoiattoli che li avevano. Speriamo di catturarli tutti oggi. La domanda che però non ti ho fatto l'altra volta, che è una mia curiosità: quanto pesano i radiocollari rispetto allo scoiattolo, diciamo? I collari sono leggerissimi, pesano solamente 12 grammi perché devono pesare meno del 5% del peso dell'animale. Pensa che uno scoiattolo pesa più o meno 320-340 grammi, quindi sono veramente leggeri. Quindi non li sentono nemmeno. Esatto. L'ultima fase è quella dell'elaborazione dei dati, la dovremo fare in laboratorio, quindi fine del lavoro di campo fuori. Ci rivedremo la prossima volta in laboratorio a questo punto. Certo.
Eccoci finalmente in laboratorio, tutti i radiocolari sono stati recuperati e i dati scaricati nel computer e inseriti nel programma. Quindi da questi dati cosa possiamo vedere? Guarda, qui possiamo vedere tutti i punti rilevati dal collare GPS e per esempio qui siamo a Villa Varagiola e vediamo il percorso giornaliero di uno scoiattolo. Vedi che non usano solamente Villa Varagiola, ma si spostano anche in quest'altra area verde, che è separata da una strada. Però loro riescono a passare esattamente in questo punto perché ci sono i rami degli alberi abbastanza vicini da permettere il passaggio tra un'area e l'altra. Mentre nelle altre aree di studio i dati sono simili o cambia qualcosa? Una situazione diversa la troviamo al Parco Bassetti, dove abbiamo visto che diversi animali si spostano tra il Parco Bassetti e quest'altra area verde, però in questo caso non ci sono i rami che permettono un passaggio sopraelevato, ma gli animali sono costretti a attraversare la strada al suolo in questo punto. Con questi dati quale potrebbe essere una soluzione per evitare questi passaggi pericolosi? Beh, ad esempio in questo caso potremmo installare un ponte per scoiattoli che quindi permetterebbe una maggiore connessione di queste aree verdi. Ok, un ponte per scoiattoli, però come è fatto un ponte per scoiattoli? Si tratta di una struttura molto semplice, è composta o da un grosso cavo o da 2 cavi con in mezzo una rete che quindi permetterebbero il loro passaggio sopra la strada. Questa è solo una delle soluzioni che possiamo proporre, ovviamente i dati andranno elaborati per produrre dei documenti scientifici e altri suggerimenti, in modo che scoiattolo e uomo in ambiente urbano riescano a avere una convivenza idonea. Quindi a questo punto io non posso altro che augurarti buon lavoro e speriamo che questo ponte venga attuato. Speriamo e ti ringrazio per aver dato voce alla nostra ricerca.